Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Una famiglia normale, senza particolari problemi. La madre, una casalinga, risposata con un bravo uomo. Una Jaguar in garage e tanti viaggi in giro per il mondo. Una serenità spezzata all'improvviso da un gesto inaspettato del figlio adolescente di lei. Oggi vi racconto la storia di Alessandro Leon Asoli e della sua particolare ricetta delle pennette al salmone. Per quanto sia difficile da accettare, raramente siamo in balia di assassini ignoti, sconosciuti, inaspettati. La maggior parte dei delitti infatti avviene in ambito familiare e nel 13% di questi casi si parla di parricidio, ovvero di figli che uccidono i genitori. Nella maggior parte dei casi il figlio che arriva a uccidere un genitore è un adolescente. Questo perché si trova nella fase della vita in cui un individuo è maggiormente conteso tra la necessità dell'indipendenza e la dipendenza dalla famiglia d'origine. Gli autori di questi delitti hanno un'età che va dai 15 ai 20 anni e di solito a scatenare la violenza sono litigi banali che però in realtà celano dei rapporti ambivalenti di odio e attrazione inconscia. La maggiore difficoltà degli adolescenti di oggi è quella di instaurare un dialogo sano con i propri genitori e quella di imparare a razionalizzare ed elaborare le perdite e i fallimenti. Questo fa sì che ogni problema della vita quotidiana viene visto come un problema troppo grande da sopportare, una responsabilità troppo pesante e opprimente, che non fa altro che aumentare la distanza emotiva con i propri genitori. Le decisioni imposte ed eventuali malesseri diventano insopportabili e l'omicidio del genitore rappresenta la scissione con il legame familiare. Nel corso degli anni in Italia ci sono stati moltissimi casi di figli che hanno ucciso i propri genitori. Il caso più famoso è quello di Pietro Maso, seguito dal famoso caso di Erika e Omar e dal più recente caso di Ben Neumayer. Alessandro ha 19 anni e si è appena diplomato in un liceo privato di Bologna, il Laura Bassi. È un ragazzo schivo che però non ha mai mostrato di essere violento. I suoi genitori sono Davide Asoli e Monica Marchiori, che si sono separati nel 2013. Alessandro, dopo la separazione, è andato a vivere con la mamma e col suo nuovo marito, Loreno Grimandi, a Ceretolo, una frazione di Casalecchio di Reno. Alessandro negli ultimi 2 mesi era molto cambiato e la situazione in casa si era fatta pesante e difficile. Fino a quel momento Alessandro era stato un ragazzo educato, gentile, rispettoso. Poi ad un certo punto qualcosa è cambiato, è cominciato a diventare arrogante e schivo. Si è diplomato a scuola e poi non ha voluto proseguire gli studi, ma non si è neanche cercato un lavoro. Aveva avuto una fidanzata, ma la relazione era terminata e nell'ultimo mese le sue condizioni si erano particolarmente aggravate. Pare che Alessandro avesse anche tentato di farla finita mentre era a bordo della sua auto, tentativo che però si è concluso solo con il danneggiamento del mezzo. Dopo quel tentativo Alessandro si era confidato con la madre, gli aveva detto di avere un pensiero fisso sulla morte e aveva accettato di farsi aiutare da uno psicoterapeuta. I suoi genitori cercavano di spronarlo, ma come risultato ottenevano solo la sua totale indifferenza. Alessandro non faceva altro che lamentarsi di quanto fossero apprensivi i suoi genitori. Gli ultimi 2 mesi furono dunque molto complessi, ma nulla che potesse far anche solo sospettare quello che sarebbe successo. La sera del 15 aprile 2021 Alessandro propone a Monica e a Loreno di cucinare per loro. I 2 coniugi stupiti accettano. Quello che non sanno è che Alessandro da un paio di mesi si sta informando online ed ha acquistato vari tipi di veleno, come ad esempio i bulbi di Gloriosa Superba.
Quella sera Alessandro ha deciso di cucinare un piatto di pennette al salmone con un condimento particolare, con una spruzzata di nitrito di sodio. Il nitrito di sodio l'aveva acquistato pochi giorni prima online ed è una sostanza che viene utilizzata nella conservazione degli alimenti come carne, pesce, formaggi per contrastare il batterio del botulino. Non è considerato un veleno e quindi è possibile acquistarlo online, ma se ingerito in dosi massicce può creare diversi problemi e in casi più gravi può causare la morte. Una morte terribile che rende incapaci di respirare e che causa una nausea incontrollabile. La dose di sicurezza di assunzione del nitrito di sodio è di 22 mg. Secondo i rilievi della scientifica, Alessandro Leon Asoli ha condito quella pasta, quelle pennette al salmone, con una manciata di diversi grammi di nitrito di sodio e gli effetti letali non hanno tardato a manifestarsi. Intorno alle 22, dopo aver fatto sedere al tavolo la madre e il patrigno, Alessandro ha servito loro un piatto di pennette al salmone. All'inizio i due coniugi erano straniti da quel gesto, poi hanno accettato di buon grado il servizio. Il primo ad accorgersi che in quel piatto c'era qualcosa che non andava è stato proprio Loreno, che dopo una prima forchettata ha sentito un retrogusto amaro e salato. Ma per non far rimanere male Alessandro aveva continuato a mangiare fingendo di mangiare con gusto. Nel frattempo anche Monica aveva avvertito una strana sensazione e proprio non era riuscita ad andare avanti a mangiare quel piatto. Nel frattempo Loreno, che aveva finito tutto, ha cominciato a sentirsi male, ma l'uomo non è stato soccorso subito. Questo perché Alessandro ha finto di rimanerci male ed è corso in camera sua chiedendo di essere consolato dalla madre che lo ha seguito. Da quel momento in poi Alessandro ha fatto di tutto per trattenere la madre e soprattutto per distrarla e non farle sentire i lamenti di dolore di Loreno, che si trovava rantolante in salotto. Per trattenerla Alessandro arriva a chiedere a sua madre di abbracciarlo e Monica, stupita dalla richiesta di quel gesto d'affetto da cui negli ultimi tempi rifuggiva, lo ha fatto con piacere. E così sono rimasti abbracciati fino a quando Monica ha cominciato a sentirsi male e ha deciso di andare a vedere nell'altra stanza come stava Loreno. Ma quel gesto fa scattare Alessandro, che le salta al collo, che cerca di soffocarla, che le urla: ma perché non muori nemmeno con il veleno? Monica inizia quella che verrà definita una strenua lotta per la vita. Urla, si ribella, lo supplica. I vicini, sentendola, corrono in suo aiuto e cominciano a prendere a calci la porta d'ingresso dell'abitazione per cercare di aprirla. Alessandro allora si sente in trappola e scappa, così com'è, scalzo, passando dall'uscita del piano superiore dell'abitazione. Monica è riuscita a liberarsi dalla morsa del figlio ed è corsa fuori su quel pianerottolo ancora urlante, dove verrà soccorsa dal 118 e portata in ospedale in rianimazione. Per Loreno invece non c'è stato più nulla da fare. I soccorritori hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alle 10:30 ne hanno dovuto constatare il decesso proprio in quell'abitazione. Nel frattempo Alessandro ha corso a piedi nudi per oltre un'ora per raggiungere l'abitazione della nonna che si trova a Borgo Panigale, a 6 chilometri di distanza. Ha percorso campi e stradine secondarie e ha cercato di disfarsi del suo telefono mettendolo in modalità aereo per non farsi rintracciare e lanciandolo in un fosso. I carabinieri lo rintracceranno a casa di sua nonna alle 23:30. Interrogato dagli inquirenti, Alessandro rilascia una dichiarazione totalmente opposta rispetto a quella di Monica. Alessandro racconta di aver effettivamente acquistato lui il veleno su internet, ma perché lo voleva utilizzare per se stesso, per togliersi la vita, mentre quella sera, secondo Alessandro, il veleno l'avrebbe utilizzato Monica, che voleva liberarsi dal marito. Alessandro ammette di aver aggredito la mamma, di aver aggredito Monica, ma l'avrebbe fatto per salvare
Loreno. Gli inquirenti però hanno ritenuto da subito una dichiarazione poco credibile, innanzitutto perché la cena l'aveva preparata lui e poi perché l'unico piatto a non essere avvelenato era il suo. La vita di Monica è cambiata radicalmente. Monica nel giro di qualche ora ha perso tutto. Ha perso suo marito per mano di suo figlio, che ha anche tentato di ucciderla in ogni modo. Un dolore devastante a cui Monica sta cercando di dare un senso. Monica aveva solo quel figlio. Non lavorava. Aveva lavorato in passato in teatro, ma aveva lasciato il lavoro proprio quando era nato Alessandro per dedicarsi solo a lui. Monica è arrivata al punto di pensare di farla finita, fino a quando ha trovato una ragione di vita nel testimoniare quello che è successo. Riuscire a parlare e ad abbracciare persone che stanno vivendo le sue stesse difficoltà e il suo stesso dolore le dà forza e dà un senso alla sua vita. Dopo 11 mesi da quel giorno, il 16 marzo del 2022, Monica, che si è costituita parte civile, ha rivisto di nuovo suo figlio in tribunale, quando è dovuta andare a testimoniare a suo sfavore, assistita da una psicologa. L'incontro con quel figlio, che le ha rovinato la vita, che la guardava negli occhi mentre ripetutamente cercava di ucciderla, è stato per Monica devastante. È stato devastante soprattutto perché la prima reazione nel rivedere quel figlio è stata quella di abbracciarlo. La reazione di Alessandro invece è stata quella di chiedere di poter abbandonare l'aula perché si sentiva male. Monica, questa mattina in aula, in tribunale, ha rivisto dopo 11 mesi, dopo quel terribile 15 aprile, Alessandro. L'ho visto quando entrava e l'ho visto quando usciva, perché è uscito a metà processo. È stato devastante. Sei divisa fra la vittima, che sono vittima, e la mamma. Quindi purtroppo ho avuto anche l'istinto sul momento di abbracciarlo. E questa è una cosa che mi ha fatto male, perché comunque io non posso dimenticare quello che ha fatto, non è quella violenza, l'omicidio, la violenza nei miei confronti, quindi è tutta una diatriba interiore terribile. Lei e Alessandro vi siete guardati e in quello sguardo lei che cosa ha visto? Io in quel momento quasi mi vergogno a dirlo, ma ho visto il mio bambino, purtroppo, ed è quello che mi ha devastata. Sono stata male dopo per questo motivo, perché ho rivisto il mio bambino ed è brutto perché non era il mio bambino, perché ha fatto una cosa terribile. Monica ha avuto la forza e il coraggio di raccontare e rivivere quello che è successo quella maledetta sera del 15 aprile 2021. Il PM Rossella Poggioli per Alessandro Leon Dasoli gli aveva chiesto l'ergastolo, mentre la Corte d'Assise lo ha condannato a 30 anni per omicidio aggravato solo dalla premeditazione. Le hanno concesso le attenuanti generiche per la giovane età, mentre gli hanno tolto le aggravanti per futili motivi. Secondo la procura, per Alessandro i futili motivi era la possibilità di accedere all'eredità del patrigno e della madre. Ci sono volute 12 ore alla Corte per uscire dalla Camera di Consiglio con una decisione, tant'è che poi è stata comunicata in tarda serata e Alessandro ne è venuto a conoscenza solo al mattino successivo dai telegiornali. La Corte ha inflitto poi 3 anni di libertà vigilata al termine della pena e ha deciso un risarcimento di 500.000 euro per la madre del patrigno e di 750.000 euro per Monica. Per i magistrati Alessandro, che era diventato sempre più aggressivo e rancoroso, voleva far di tutto per liberarsi da quella madre dalla quale si sentiva trascurato e oppresso, mentre secondo la Corte la donna avrebbe fatto di tutto per consentire ad Alessandro di risolvere i suoi problemi. Il movente per i giudici è nelle radici delle sue vicende di vita. Alessandro riteneva che la causa di tutti i suoi mali fosse la mamma Monica e voleva liberarsene.
Nelle motivazioni della sentenza, Alessandro è descritto come un lucido manipolatore che è stato in grado di mettere in atto un piano terribile. La dimostrazione che Alessandro sia un abile manipolatore è data anche dall'atteggiamento del padre biologico del ragazzo, da Davide Asoli, che è tuttora fortemente convinto che il figlio sia innocente. Di parere contrario è Monica, che ribadisce che l'unico movente è l'eredità, come è emerso dalle varie testimonianze nel processo. Secondo Monica, Alessandro voleva ereditare per poter vivere di rendita senza lavorare. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!